Signori, bentornati sul canale di Daniele. Oggi iniziamo finalmente il terzo capitolo, Metal Gear Solid 3 Snake Eater. E avete seguito le due serie precedenti, clamorose, epiche. Se non lo avete fatto, andatevela a recuperare. Metal Gear Solid 1 e Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, che abbiamo finito settimana scorsa. Ben ritornati ragazzuoli, mi raccomando lasciate tantissimi like per sostenere il canale in maniera totalmente gratuita. E se siete nuovi, benvenuti in famiglia, iscrivetevi e attivate la campanella. Sono ragazzi troppo curioso. Volevo aspettare un po', vi dico la verità, a portare Metal Gear Solid 3 per staccare un attimino e fare spazio ad altri titoli che devo portare, però non ce la facevo. Poi soprattutto dopo quello che è successo nel finale di Sons of Liberty, in cui abbiamo avuto quella rivelazione incredibile, ovvero che... No, fermati. Ah, torna indietro, ok. Ovvero che... Ah, cambia la schermata, vedete? Ovvero che i Patriots in realtà sono morti da 100 anni. Ho detto no, vabbè. Perché come eravamo rimasti? Che Liquid è andato alla ricerca dei Patriots, Solid è andato appresso a Liquid, Raiden è rimasto lì, insomma, con se stesso e con Rose. E quindi niente, dobbiamo vedere. Io non so nulla, ragazzi, vi dico, lo sapete, io non mi spoilerò nulla. Ho premuto start e credo ci sia un menu adesso, esatto, come tutti i capitoli precedenti. Diamo giusto al volo, attiva un'occhiata alle opzioni come al solito. Didascalia attiva, sarebbero i sottotitoli. Perfetto, ci siamo. Visuale in terza persona, perché c'è sta pure un'altra possibilità? Che vuol dire? Visuale in terza persona normale. Non lo so, fatemelo sapere nei commenti. Io lascio così come era predefinito, visuale in prima persona, quindi... Aspetta però. Ok, vabbè, non lo so. Comunque, vediamo. Ragazzi, prepariamoci perché qua ci sarà, come al solito, sarà una presentazione, introduzione di mezz'ora. Andiamo come va questo primo episodio. E nulla, commentate ragazzi, mi raccomando, è molto importante, serve all'algoritmo per far vedere i miei video. Dunque, nuovo gioco, ci siamo. Mamma mia ragazzi. Si parte. Sto giocando con la serie Metal Gear Solid per la prima volta. Mi piace Metal Gear Solid 1, mi piace Metal Gear Solid 2, mi piace Metal Gear Solid 3. E che vuol dire? Kojima è criptico in questo, vabbè, metto per la prima volta perché Metal Gear Solid 3 è la prima volta che lo giochiamo. Vabbè, andiamo così, dai. Normale, come al solito, e ci siamo dentro. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Ok. Dopo la seconda guerra mondiale, siamo spostati un po' indietro nel tempo. Cacciabombardiere. E mi sembra proprio di quel... No, vabbè, non è del periodo dopo la seconda guerra mondiale, dai. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Ma chi è lui? Put out that cigar. Connecting oxygen Eccoci, hose to ragazzi. interior connector. Put on your mask. Ca Does barbetta, this guarda. pantywaist know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Vero figo, ragazzi.
Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sta andando la registrazione, sì. Ok. Ci siamo, ci butti. Metal Gear Solid Snake Eater c'è scritto qua. Ah, era il titolo del... Ah, vabbè, giusto. Queste musiche sempre incalzanti. Temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. Che tra l'altro, ragazzi, quest'anno dovrebbe uscire il remake di Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid Delta. Porteremo ovviamente se esce. This is one for the history books. The world's first Halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop-off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Via. Con grande libertà. Tiè, te fa pure evoluzioni, guarda che robetta. Mi sto a fomentare, ragazzi, mi sto a fomentare. Jack, I've got some important news. Jack e The Raiden. CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. No, Jack siamo noi. Virtuous mission. Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the
the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? Un Metal Gear, presumo. At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No. According to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. E noi chi siamo? In caduta libera per ora. Quindi dobbiamo recuperare Sokolov, questo scienziato. Guarda come va, eh? Allora, io però in realtà una cosa la so, forse dico R1. Ok, Ago R1 ci fa entrare in prima. Dicevo, io una cosa la so, forse, ma magari dico una cavolata, che in questo capitolo noi impersoniamo Big Boss. Cioè, lui dovrebbe essere Big Boss, se non dico una cavolata. È l'unica cosa che so, che ho sentito dire in questi anni, quando sentivo parlare di Metal Gear Solid 3. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat proven. Però, vedete, questo c'ha l'occhio con quel taglio. The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Dai, ci siamo?
Forza, forza, dai, sto fremendo, ragazzi. Voglio vedere come hanno impostato questo terzo capitolo. E poi un'altra cosa che so è che tra l'altro ci stanno tantissimi easter eggs. Ecco, abbiamo perso lo zaino, mi sembra ottimo, ottimo. Che ingresso. Che coatto che è. Ah, ci togliamo tutto, però vabbè, tutta l'attrezzatura per discendere. Boom. Snake, David... No, 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 è Snake. Però non è ambientato durante la guerra fredda, sì. Eccolo. È cambiato. You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here Ok. on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. Naked Snake. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? Vedete? Allora mi sa che è Big Boss. Survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. Major Tom. Va This will bene. be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, Prima che si chiamasse weapons Fox and Sound. equipment to procure on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Questo ci interessa. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. Pareva. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. Ah, lo vedi da qui, It's meno stuck on a male. branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 148. Beh, ma è la stessa del colonnello. I'll give you a call if I need to talk to you. Ok. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. La nostra prima missione, recuperare lo zaino, ragazzuoli, ci siamo. Spaccature verde militare 10%. No, ragazzi, è cambiato anche l'hub, Però questo è rimasto uguale. Vediamo cosa abbiamo. Calorie mate, alimento bilanciato. Premi il pulsante quadrato per tenerlo, rilascia per lanciarlo. A distanza varia a seconda di quanto è lungo, premi il pulsante quadrato. Coltello di sopravvivenza per combattimenti ravvicinati, premi il pulsante quadrato per fendere, L3 per pugnalare. Premi ripetutamente per sferrare un attacco combinato. E il fendente com'è? Vabbè, di qua che c'ho? L'indente, pillola del risveglio, pillola sviluppata dalla CIA per missioni di spionaggio, fa risvegliare dalla morte apparente, usala con il X della finestra. Oddio, ci dobbiamo fingere morti? Ragazzi, siamo dentro. Ah, vedete? Quando mi muovo cambia la percentuale in alto. Che cos'è? Allora, ah, vedete? Forse è il grado di mimetizzazione, può darsi, ragazzi.
Ah, così menamo proprio per menà. Ok. E triangolo niente. Con questo apriamo col touchpad, ok. In memoria ci abbiamo solo il maggiore Tom, va benissimo. Ok, e sto facendo un po' di prove, ragazzi. Ah, questo addrizza la telecamera, perfetto. E questo entriamo sempre in visuale, prima persona, R1. Ok, vabbè. Dove sta lo zaino? Io non lo vedo. Eccolo, eccolo là. Perfetto, davanti a noi. Ok. Stai calmo, Naked. Beh, ma a questo punto, se le mappe sono un po' open, si può pensare di esplorarle per magari trovare qualche cosa. Ok, bisogna scivolare qua. Ok, vedi, 75 adesso è la spaccatura. Alzati. Ok. Che agilità. Come lo prendo? Preso. A posto. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other Ok. equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is Aspetta. fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to Pure. shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Pure. Once Sto its Kojima ha durability inserito reaches sta zero, the meccanica noise nuova. suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. Quanto durerà No sto rescue of your fantasma captain. secondo voi, ragazzi? Military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS Ecco. guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this Ma was a questa è solo tosta, mission, ragazzi, right? eh? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. Paramedic.
Si chiama As così a lei? medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? Jack. My name, huh? It's John Doe. Non era Jack? And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Mo Jane partimo Doe. qua le provolate Very qua. funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.7. 145,73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. Sì, dai. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Ah, non siamo... Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. Ma chi è questa? It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else Posso is cambiare le technique. foto? In fact, technique doesn't even matter. What's Okay. most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they Beh, always will be. se sono mercenari. Personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You are a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, Oddio. loyalty to the end. Chi vi ricorda? A me Mei Ling. Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the così. end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack.
All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit. A group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. I geni sono quelli, ragazzi, all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you were always best at urban warfare and infiltrating buildings. Ma But mai this nella is the giungla. jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Bene. Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Ma me le sta salvando automatico, mi vedo segnare. Advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Chi c'è? Commencing virtuous mission now. E vediamo di iniziarla. Perfetto, allora vediamo innanzitutto il menu. Oh, lo zaino. Mo' abbiamo questa nuova meccanica, ragazzi. Oggetti da dover equipaggiare. Ah, ci dice anche il peso. 7,7 kg di oggetti e 2,8 di armi. Allora, 3 su 8 calorie amate ce l'ha tolto, quindi. O lo possiamo mettere? Possiamo metterlo. Ma adesso non lo mettiamo per adesso. Ok, ci abbiamo il coltello, l'MK22 con il silenziatore. Mettiamolo. Il microfono direzionale, questo è utilissimo per sentire da lontano, che mi sa che ci servirà. Mentre di qua ci abbiamo S anti-uomo. Ok, allora abbiamo pillola di morte apparente, pillola del risveglio, sigaro, binocolo, sistema intercettazione movimenti, sonar attivo e sensore anti-uomo. Mo' ce li leggiamo un attimo, ragazzi. Vabbè, lasciamo questi. Cibo, calorie amate. Ah, questa è vuota, niente nella gabbia. Mangia, elimina. Ok, no. Il vigore credo che siano quelle 4 barre sotto, vedete, no? Sotto la Snake, praticamente. Opzioni, mappa, cioè abbiamo la mappa. Però pure la mappetta ci abbiamo. Ingrandisci e riduci. Ok. Mimetica, faccia, no pittura, bosco. No, vabbè, spettacolare. Ma spettacolare. Oddio, Raiden. Un liquid. Vabbè, mettiamo bosco, visto che stiamo nel bosco. Uniforme, fogliare. Più vedete, vedete? Ci dà anche il grado di mimetica. Mettiamo fogliare, va. Così siamo più in tinta per affrontare il bosco e la giungla. Allora, sonar attivo, sensore intercetta animali con onde sonore, premi L3 per emetterle, se usato consuma le batterie. Te pareva? Sistema di intercettazione dei movimenti, sensore che intercetta il movimento di un oggetto, non rileva gli oggetti immobili, mentre viene usato consuma le batterie. Sensore anti-uomo, vibra quando rileva le forme di vita, equipaggio per usarlo, mentre viene usato consuma le batterie, se attivato tutte le altre vibrazioni si disattivano. Ok, pillola di morte apparente, fa fingere di essere morti, usala con X nella finestra. Provoca molta dipendenza se sono nocivi per la salute, i sigari. Il binocolo militare per la trasmissione a lunga distanza, ingrandisci con triangolo, riduci con quadrato. Vabbè.
Ma io lo posso smontare. Ok, vabbè, adesso teniamocelo per adesso. Anzi, teniamoci il coltellazzo, raga. Oh, secondo me è tosta. Che è successo? Palude di Dremuci. Qui bisogna stare attenti, ragazzi. Dobbiamo pure mangiare. C'erano... Si potevano prendere secondo voi quegli uccelli? Ah, vedete, possiamo colpire anche da qui. Perfetto. No, non t'abbassare, alzati. Ma possiamo salire in tutti gli alberi noi? Assolutamente no. Attenzione, siamo nel ehi, coccodrillozzo. Beh, qua mi serve la pistola però, raga. Che forza. Come si fa? Ok. Ce la faccio secondo voi? Preso. Ce n'è un altro lì. Pure qua. È pieno. Come lo scuoio? Così? E che stiamo a fa? Morto è morto. Ma mi sembra fantastico tutto ciò. Certo, non sono molto svegli questi, eh. Il coltello non si consuma. Ma perché stanno a dormire o... raga, che tocca mangiare, facciamo un po' di scorta e via. Certo, di sto passo però quando affittiamo. Aia, calla, si è svegliato, ho parlato. Certo, fa un po' ride così, eh. Gaviale? Ok, io gli altri non li disturberei, che dite? Però guardate che c'è sta lì sopra, ragazzi. Scusate, mica per niente, però vedete là che c'è? Dai, no. Amico mio, ma tu mi attacchi? Io non ti disturbo, non ti dico niente. Unguento e Calab. Guardate lì. Ma sti alligatori sono un po' SLMK22. Mi sa che è un'arma questa, ragazzi. Ma sti alligatori li vedo un po' passivi. Per carità. Super bene. Guardate, siamo sporchi di fango, ragazzi. Ma abbiamo ripreso vita, oltretutto. Vabbè. Allora, mi fate vedere la mappa un attimo, scusate, Ok, questo era... Vabbè, possiamo proseguire. Va bene. C'ho sempre paura a correre, raga, vi dico la verità. Dremuci Nord. Eccola. Soldati. I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s. Guarda che risate che ci facciamo adesso, Snake, your presence in Soviet territory is already a E ci hai violation già of detto international questo. law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This
is a stealth mission. Ok. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage Già by selecting fatto. camouflage from the survival viewer. Già fatto. The uniform option lets you pick your uniform, while the face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl succederà, instead, succederà. you should be able to sneak by without being noticed. Ma non si possono stordire, fare You qualcosa can sti see how sordelli? effective your camouflage is by looking at the camo index. Ok. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. Una figata, ragazzi, The key is to make bellissimo. yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Ok, tutt'uno che ha natura. Ci sto. Ok, allora, prima però fatemi vedere una cosa, ragazzi, perché abbiamo preso un po' di robetta. O no? Ecco, per esempio MK22. Guardate qua. Gaviale indiano. Ma so armi? Ma me le dà come armi? Possibile? Scusate, cibo? Mangia e elimina. Ecco, gaviale indiano. Non so, coccodrillo. Forse gaviale è il nome di questi animali? Il gaviale? Nido dei calabroni del Baltico, non ancora mangiato, sapore sconosciuto. Gaviale indiano, non ancora mangiato, sapore sconosciuto. Questi vanno provati. Anche le calorie mate, ovviamente. Ok, allora, zaino. Ok, quindi solo con l'arma ce l'abbiamo. MK22 è quella di prima. Che abbiamo preso? No, abbiamo preso un'altra arma noi, non scherziamo. SL22 c'era scritto. R1 visore? Ah, ok. Grande coccodrillo, non ancora mangiato, sapore sconosciuto. Vedete, c'avevo ragione allora. Ma scusate, forse le munizioni ho preso. Sì, mi sa che erano le munizioni, sì. Sì, vabbè. E la mimetica, c'ho sempre le stesse, no? Questa era quella migliore, vedete, queste altre tutte meno 30. Ci avevo visto lungo. Ci avevo visto lungo, perfetto. Ok, vabbè. Salviamo? La salvatina la farei, ragazzi, non per niente. Salva. Saving the game, Snake? Sì. La salvata gliela diamo. Ok. Hey, Snake. Ah, no, ho tolto. Red the Mossi, no, che cos'è? È un film, non l'hai visto? No. Parla di un mostro di nome Godzilla che diventa enorme a causa di un test nucleare e semina il terrore a Tokyo. Test nucleare? Allora adesso le isole Marshall appuderanno di mostri giganteschi. È solo finzione, sarà per questo che ultimamente mi tirano i pantaloni. Snake è un film, non un servizio su Los Alamos. Lo so, insomma, che è successo? Godzilla è immune a tutte le armi e il genere umano non può fermare il mostro in alcun modo. Il dottor Serizawa sviluppa un nuovo tipo di arma, ma intanto Godzilla si avvicina sempre di più a Tokyo, radendo al suolo tutto ciò che incontra lungo il percorso. L'originale era un film giapponese, ma hanno anche realizzato una versione americana. Io ti consiglio di vedere l'originale giapponese se mai ne avrai l'occasione. È un film divertente e spensierato, ma trasmette anche un serio messaggio contro le armi nucleari. Dove posso vedere l'originale? Dovrei andare in Giappone. Davvero? Peccato. Se aspetti 40 anni potresti anche vederlo in America. Come mai? Nel 2004 Godzilla celebrerà il suo 50° anniversario. Allora pensi che faranno ancora dei film su Godzilla? Ma certo, tutti amano Godzilla. Sai proprio un sacco di cose sui film. Tu non mi sembri un tipo appassionato di cinema, sbaglio. Abbiamo trovato la nostra Rose pure in Metal Gear Solid 3. Hai indovinato? Beh, allora ti dico tutto quello che so. Quando le cose si mettono male, i film possono salvarti la vita. Fa sempre bene riuscire a guardare le cose da una prospettiva diversa quando ti trovi nei pasticci. Questa è la magia dei film. Già, beh, immagino che potrebbe almeno rappresentare una bella distrazione. È questo il senso, Snake, divertirsi un po'. Grazie a Dio. Ok. Che poi tra l'altro Kojima super mega appassionato di film, ragazzi. E ci sta. Allora, prima di andare da quei soldati, che ne dite di fare un girettino qui, ragazzi?
Io vado veramente lento. Ecco, là vedo muoversi qualcosa. Attenzione, voglio provare il sonar. Come lo uso? L3. Eh no. E lo sto usando. Oddio, perché c'è sta visuale? Oddio, che è successo? Non si sa che erano. SVD, fucile di precisione Dragunov. Usa il telescopio con L1. Premi il tasto quadrato per tenerlo, rilascia per sparare. Regola il telescopio con il triangolo. Tutto ciò mi sembra assolutamente. Fermi, 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 fermi. Sì. Sì. Perfetto. E zaino. Lo so ragazzi, sta prima parte è un po' più lentina. Però faremo tutto. Ci stiamo entrando nel mood, ragazzi. Ah, ok, così. Perfetto. Molto figo. Allora, sapete che... Ah, vengono pure di qua sti maledetti. Non parlano, eh. Ma se gli sparo da qua? C'ho paura di attirare quell'altro però. Quello è il problema, ragazzi. Come faccio a uscire? Ok. Forse... Erano in due, eh? Erano in due, ragazzi. Non vorrei consumare, però... Beh, abbiamo 51, eh. Ma non abbiamo il silenziatore, però, con sto fucile. Però la voglia di provarlo è tanta. Dobbiamo provare. Dato sta breccola, io ho dato. Arriva quell'altro, arriva, eh? Come il 2. Sì. Sì. Allora, ragazzi, calmi. Lo sai che sapete che mette un botto d'ansia? Tanta ansia, ragazzi. Quanti sono? Se c'è sta solo quest'altro io uso un'altra fucilata, uso. C'è sta un filo d'erba davanti, io non ci posso credere. Che c'è sta qua? Un serpente, che c'è? Non lo vedo più. Non lo vedo più, ragazzi. Eccolo. Lo devo prendere in testa, lo devo prendere. Guarda, 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 guarda. Perché devo aspettare per 88 secondi? Mi sparo da solo, più la pillola della morte. Sta lì, fermo. Fermi, 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 fermi. Sì. Sì. Le pere.
No, le voglio. Vabbè, la facciamo così. Ci sono altri soldati qua. Granata, ottimo. C'è sta lì il soldato. Allora, calma, 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 calma. Questo Snake Eater è molto più al cardiopalma, ragazzi, Sto lo mettiamo proprio qui. Voglio liberare la zona, ragazzi. Semplicemente per un fatto. Voglio esplorarlo un pochino per raccogliere tutto quello che c'è da raccogliere. Ma ce n'è un altro là. Quanti cacchio siete? Siamo entrati subito prepotenti, ragazzi. Subito prepotentissimi. Ci piace. Nascondiamo sti cadaveri. Bomba fumogena, ottimo. Ok. Granata. Allora, vediamo un attimo una cosa. Mappa. Ok, no. Torniamo indietro perché devo raccogliere un po' di robetta. Guardate, 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 guardate. Che cos'è questo? Spara una rana che rotan per la prima volta. Ah, sono tipo collezionabili, so. Distraggono il nemico, mi sa. Ma pensate. Allora, qui c'è sta un po' di robetta che devo raccogliere, ragazzi. Esatto. Va bene, consumo un altro di colpo, dai. RF, perché non so come cacchio. Ma ci posso salire qua? Non so, solo sparandogli praticamente posso raccogliere sta roba. Oh, arrampicati. Questo c'aveva. Ok, ma non ci famo niente però. Poi posso raccogliere ste mele. No, neanche. Va bene. Ah, qui facciamo il giro. Facciamo il giro. E che ci serve fare il giro qui? Ah, dobbiamo andare qua su. Vabbè, stiamo prendendo confidenza, ragazzi, con i comandi. Però se riusciamo a fare senza consumo a colpi ancora meglio. R1. Ponticello. Calabrone. Ok. Mi stai suggerendo qualcosa? Perfetto. Ah, se ne va così?
Ah, se ne vanno tutti. Pure quello. Madonna. Ma che ne dite? Io sapete che qua vorrei anche salvare, ragazzi. Mo' ho detta la cosa. Bello sto ponte. Cioè bello, bello. Che sei matto? Oh. Ah, in equilibrio, eh? Ok. Ok. I funghi li possiamo raccogliere secondo voi? Secondo me sì. Sì, perfetto. Questa è tutta roba che poi tra l'altro va provata, ragazzi. Io raccolgo perché raccolgo. Ok. Rasvet. La fabbrica un po' diroccata. Non penso sia questa la fabbrica dove sta Sokolov. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. E invece è lei. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. Qua ci sarà da far certe risate, No, ragazzi. it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Do you want to save? Sì. Facciamo anche un nuovo salvataggio. Ok. Snake, do you know the creature from the Ah, mo Black stiamo parlando di film qua? Nope, never heard of it. Come no? Quello Mostro la Guerriera è quello, dovrebbe essere quello di Striscia la Notizia. Con lo and they spezzone. get picked off one after the other by this fishman thing. And there was this scene when the heroine is going for a swim and the creature sneaks up on her from underwater. Oh, I thought my heart was going to stop. I mean, of course, the 3D effects in It Came from Outer Space were a lot more intense, but It wouldn't be referring to you coming from outer space, would it? how rude! Why do you say that? Because no one on Earth could be as charming as you. Fine, I'll just get to the point, Snake. Be careful of what's around you when you're in the Ecco, water. sì, no, non ci siamo Just ancora andati in imagining you acqua. swimming in those jungle rivers makes me think of you being attacked by a fishman. Ma l'uomo pesce, I bene. appreciate the concern. Fishmen aren't the only things that'll attack you in the water. Really be careful. Ma out no, there. non solo, meno male. And don't be attacking any pretty girls going for a swim either. Are you calling me a fishman? You started it. Bene. Ragazzuoli, Sokolov si fa la prossima volta. Nel prossimo episodio ne vedremo delle bellissime, perché secondo me adesso succederanno veramente i casini. Fino adesso ce la siamo cavata con un pochino di esperienza, eccetera, eccetera. Ma qua inizieranno le risate, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti se seguirete la serie, se vi sta piacendo, se state seguendo la saga. Io sono felicissimo, non vedo l'ora di andare avanti, non vedo l'ora di scoprire cosa si cela dietro tutto ciò, quando i colpi di scena ci saranno, eccetera, eccetera. Ragazzi, abbiamo iniziato Metal Gear Solid 3 Snake Eater, non ci sto credendo. Lasciate tantissimi like per supportare in maniera gratuita il canale e se siete nuovi benvenuti in famiglia, iscrivetevi, attivate la campanella. Ragazzuoli, io e Snake, Naked Snake, nudo, che non è nudo adesso, ma sciafà, vi diciamo alla prossima. Mamma mia, raga,
e chi ci si stacca? L'infognamento totale.